Ciao, sono Bruno di Segema. Oggi ti parlo di antenne, riceventi e telecomandi nelle automazioni casalinghe di cancelli, porte e serrande. È sicuramente un argomento che ho già trattato, però è bene ripetere alcuni concetti perché in questi ultimi anni si vedono sempre di meno applicate le antenne alle automazioni per cancelli, ma anche per porte e serrande. Questo deriva dal fatto che magari i produttori all'interno dei kit non mettono più l'antenna e la propongono come optional, oppure che alcuni produttori hanno deciso di includere delle antenne, sostanzialmente dei pezzettini di filo attaccati direttamente alle riceventi radio che si trovano nelle centraline. Non utilizzare l'antenna però negli ultimi anni ha dato molti problemi sulle portate radio dei telecomandi, perché i telecomandi dei produttori devono rispettare alcune norme che impongono di avere una determinata potenza e una determinata frequenza, che sono molto piccoli riguardo la potenza. E quindi la portata radio del telecomando è di fatto diminuita in media. Anche l'utilizzo di batterie molto piccole per fare dei telecomandi sempre più carini e sempre più piccolini ha determinato questo abbassamento della portata. Quindi l'antenna torna ad oggi ad essere un elemento molto importante dell'impianto. Non installare l'antenna però non incide solamente sulla portata, cioè su quanto da lontano riusciamo ad aprire il nostro cancello, ma incide anche sulla stabilità della portata. Che cosa significa? Significa che se io utilizzo magari il pezzettino di filo all'interno della centralina, 10 volte su 100 aprirà bene, altre 80 volte su 100 aprirà da un po' più vicino e alla fine il rimanente magari non aprirà per niente, e questo in una maniera molto random, perché dipende da tante condizioni che si trovano in quel momento anche a livello di radiofrequenza che non possiamo vedere sull'impianto. In più ostacoli come muri, ringhiere, ma la scheda stessa della centralina all'interno della scatola sono uno schermo, e quindi se non installo l'antenna in un punto lontano da queste schermature, la portata radio sarà molto variabile. In ultimo non ci dimentichiamo mai che i cancelli si aprono normalmente quando si è all'interno dell'autovettura, e già un'autovettura è un buono schermo che diminuisce la potenza del segnale radio, e quindi quando arriverà all'antenna, e se questa non c'è direttamente alla ricevente, sarà molto tenue. Piccola nota importante: perché i telecomandi acquistati negli store su internet di dubbia provenienza e compatibili a volte hanno delle portate radio maggiori rispetto agli originali? Non perché funzionino meglio, ma perché non rispettano le regole di avere una potenza limitata riguardo quella frequenza. Questo significa che non tutti stiamo giocando lo stesso gioco, quindi non che quei telecomandi siano migliori, solamente che quei telecomandi non rispettano alcuna normativa. Tant'è vero che le istruzioni, se ci sono all'interno di questi dispositivi, non riportano alcun riferimento ad alcuna legge. GBD come produttore ci viene incontro con tutto un sistema radio di diversi dispositivi che ci aiuta di volta in volta a risolvere anche problematiche che possono esserci sugli impianti. Quindi abbiamo radiocomandi in frequenza a 433 MHz e 868, riceventi idem a 433 MHz e 868, e soprattutto abbiamo l'antenna che può essere installata direttamente sul corpo del lampeggiante. Come abbiamo detto, il lampeggiante GBD, l'abbiamo detto molte volte, è un prodotto veramente unico e particolare. Può essere installato in diverse configurazioni, e quindi a parete attraverso la staffa che si trova nella confezione, oppure può essere installato sopra la colonna, e include anche un accessorio dietro per poter installare l'antenna direttamente sul corpo e quindi realizzare un prodotto unico. Questo è esteticamente più gradevole e soprattutto ai fini dell'installazione la rende più agevole. Ti ricordo un'ultima cosa: se devi giuntare il cavo d'antenna perché non ti basta quello della confezione, non lo puoi giuntare con un cavo normale o con un coassiale comune, quello della TV per intenderci. Deve essere il cavo radiofrequenza RG58, perché altrimenti l'attenuazione che si ha sia dalla giunta che dal pezzo di cavo in più che metti è così forte che rende inutile aver messo l'antenna. Quindi quando devi realizzare una giunta su un cavo radiofrequenza di un'antenna, utilizza il cavo opportuno. Questo vale come regola per tutto il resto dell'impianto, come quando parliamo dei cavi di automazione per realizzare l'impianto di automazione. Questo video finisce qui, spero che ti sia stato utile. Se vuoi altre informazioni sui sistemi GBD puoi consultare il nostro sito segema.rm.it, oppure venirci a trovare in via Quarto Sant'Antonio 48 a Marino. Siamo sull'Appia dopo l'aeroporto di Ciampino. Ciao!